Ciao amici di YouTube, eccoci con un nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere insieme come rivestire il volante di un'autovettura. Ho comprato un kit su Amazon, pagato 9 euro, comprese le spese di spedizione. Poi tanto vi lascerò sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto. E il kit è questo qui. Comprende la pelle, ago e filo. L'ho acquistato di colore grigio perché il volante è grigio, però ci sono tanti altri colori, c'è nero, bianco, non lo so se c'è bianco, ma ci sono tanti altri colori. Mettiamoci all'opera e vediamo come funziona. Prendiamo un po' di illuminazione, la nostra lampadina a LED, il nostro faralogeno trasformato a LED nel video precedente e la nostra ring light e via andare. Questo è lo stato attuale del volante. Vedete, è tutto screpolato, consumato. Col sudore ha cambiato anche il colore. Ora andremo a rivestirlo nella speranza di rinnovare questo volante. Mettiamoci all'opera. Allora, come prima cosa appoggiamo la pelle sul volante. Se non riusciamo a metterla perché è troppo stretta, la scaldiamo con del phon. E infatti è quello che faremo, perché non mi sembra che entri. No. Bene, la scaldiamo col fono. Arrivati a questo punto, una volta aver messo tutta la pelle sul volante, prendiamo il nostro ago, filo e facciamo questo lavorino qui. Facciamo passare il filo, una testa del filo e lo facciamo scorrere. Una volta fatto scorrere, prendiamo il capo del filo, questo, uniamo due fili e facciamo un bel nodino. In questo modo iniziamo a cucire. Partiamo da una prima curvatura a caso. Partirò da qui, dalla parte in basso, sotto le cuciture qui, magari più vicino all'angolo, e lo facciamo uscire da fuori che passa sopra. Ora vedremo come. Mettiamo il ditale. Facciamo passare fuori, tiriamo tutto il filo, tac, questo vedete l'ho fatto passare sotto le cuciture, poi passerà sopra in questo modo e qui andremo a prendere la prima cucitura, questa qui in questo caso, qui, e facciamo scorrere tutto il filo. E tiriamo. Dall'altra parte andremo a prendere, non so se riesco a farvelo vedere, questo ora cucire e fare il video non è semplice, comunque facciamo passare qui dentro, ecco, ora va meglio, se no il filo passava sopra, invece deve passare lateralmente così, vedete? E tiriamo con forza. Dopodiché andremo a prendere non questa cucitura accanto, questa è quella che abbiamo utilizzato, questa qui accanto la saltiamo e andiamo a prendere questa in questo modo. Il filo lo facciamo passare di qua e tiriamo, facciamo scorrere. Allora, facciamo scorrere il filo, tac,
e dall'altra parte la stessa cosa. Non andremo a prendere questa cucitura qui, ma bensì quella accanto. Dobbiamo sempre saltarne una. Ve lo ripeto, questo è quello che abbiamo utilizzato, questo no, ma questo accanto, eccolo qua. Tac, facciamo scorrere tutto il filo e tiriamo. Ecco, qui una volta saltata la curvatura si inizia a vedere che la pelle quasi si tocca. Quando facciamo scorrere il filo con la mano facciamo così, vedete? Avviciniamo la pelle, vedete? Avvicino la pelle e tiro. Ecco, si inizia quasi a toccare. Farò vedere un altro metodo di cucitura. Partiamo sempre col far passare lo spillo qui nella gomma interna, facciamo uscire da fuori, prendiamo una prima cucitura, facciamo scorrere il filo e poi andremo a prendere la prima cucitura accanto, facciamo scorrere il filo. Arrivati a questo punto non facciamo come prima che saltiamo una cucitura e prendiamo quella accanto, ma andremo a utilizzare subito questa accanto e così faremo di là e via via tutte le cuciture. Vedete, verrà in questo modo. A me piace più l'altro metodo, in quanto secondo me in quell'altro modo il filo è meno teso e c'è meno rischio che si possa rompere o scucire. Secondo me poi ci sta anche che non cambi niente, è solo poi nel fatto estetico della cucitura. Io utilizzerò l'altro metodo, voi fate come meglio credete. Poi facciamo passare lo spillo nel foro dove passano le cuciture, facciamo scorrere il filo, quindi una volta tagliato e aver lasciato questo pezzettino di filo andiamo a fare nodi, semplici nodi così, e tiriamo entrambi i fili. Una volta fatti 2-3 nodi tagliamo il filo in eccesso. Io mi aiuto con due pinze per tirare al meglio i nodi, quindi pinza di sotto, pinza di sopra e tiro. Una volta ben stretti i nodi tagliamo il filo in più e diamo una scaldata con l'accendino. Poi prendiamo l'accendino, ecco, si è rotto l'accendino. Poi prendiamo l'accendino e scaldiamo i fili. E ora passiamo a fare quest'altra parte. Facciamo un foro all'interno della pelle, sotto le cuciture, dalla parte interna. Tiriamo il filo. Lo facciamo passare nella cucitura più vicina alla curvatura.
La procedura poi è sempre uguale, una cucitura sì, una no, una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no. E questo è il lavoro finito, molto meglio dei classici coprivolanti che quando vai a girare gira tutto il coprivolante e poi rimane lo spazio qui nel mezzo dove si vede il volante vecchio sotto. Questo invece è stato cucito, non si muove, bello solido, bisogna solo vedere col tempo, col sole come si comporta, ma mi sembra pelle buona di qualità, cioè ecopelle. Su Amazon dicono che è pelle, ma io credo sia ecopelle. Comunque mi sembra un prodotto di qualità. Adesso andiamo in garage che vi mando saluti e vi dico due cosette. Eccoci qua, arrivati al fine lavoro volevo dirvi alcune cose. Rivestire un volante non è semplicissimo, è stata veramente un'impresa, però ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta. Comunque se ci sono riuscito io sicuramente ci riuscirete anche voi. Vi dico solo che se non avete pazienza evitate di fare un lavoro del genere, perché qui ci vuole tanta come? Tanta! Ah sì, tanta pazienza e precisione. La parte più difficile di tutto il lavoro è stata all'inizio. Sembra una cavolata ma non è semplice, perché vi arriva la pelle ed è molto più piccola rispetto al diametro del volante. Nonostante questa pelle la danno per volanti con diametro da 37 a 39 cm e il mio volante da 37,5-38 risultava molto più piccola, quindi l'ho dovuta scaldare con il forno per almeno 5-6 minuti abbondanti in modo che la pelle si dilatasse un po', tirarla, stenderla e sono riuscito a metterla, però è stata veramente un'impresa la parte iniziale. Una volta messa attorno al volante si tratta solo di cucire, quindi quello è abbastanza semplice. E niente, vi volevo dire altre due cose che dico sempre a fine tutorial. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto e alla prossima, ciao! Cliccate su iscriviti e poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte, e in questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica.